Ciao da Heavy Metal Even. Oggi ospitiamo con piacere una giovane band prog metal nostrana e il suo melodico esordio, un filo immaturo ma per il resto interessante e sostanzioso. Come non abbiamo mai mancato di ripetere qui su Heavy Metal Even, suonare progressive metal non è facile, su diversi piani. Non lo è in primis a livello di tecnica, che bisogna padroneggiare ad altissimi livelli. Soprattutto però non lo è a livello compositivo. Pur essendo uno dei generi metal in cui è possibile la massima inventiva, purtroppo lunga la storia molti lo hanno affrontato limitandosi a imitare Dream Theater e gruppi affini. Per fortuna però è anche pieno di band che, magari neppure rifiutando del tutto la lezione del gruppo americano, riescono a suonare prog metal con un minimo di personalità, come i Toliman, gli ultimi con cui siamo venuti a contatto. Dopo un EP nel 2019, questa giovane band di Milano ha esordito sulla lunga distanza con Elevate, pubblicato lo scorso 19 gennaio grazie a Pagana B-District. Si tratta di un album che stupisce per maturità e idee chiare, anche visto che l'età media della band sembra piuttosto bassa, almeno a giudicare dalle foto promozionali. In primis a colpire è lo stile, un progressive metal piuttosto melodico, più che altro a livello strutturale e basico. Ciò significa che tempi dispari e tecnicismi non mancano, ma le strutture sono lineari e spesso in Elevate a mettersi più in mostra è il lato melodico. Tuttavia, ai Toliman non manca la pesantezza, ben sostenuta da ritmiche moderne che a tratti ricordano il gen, seppur anch'esso riletto in chiave più calma. Il tutto è accompagnato da qualche influenza power e soprattutto dalla voce di Paola Urs, versatile all'estremo e capace di adattarsi a meraviglia a ognuno dei 100 registri attraversati dai Toliman lungo il disco. Sono altri due ingredienti per un suono forse non originale in modo splendente, ma con un'identità ben delineata. A volte band che puntano sulla personalità poi si perdono e non riescono a supportarla a dovere con le giuste idee. Ma non è il caso dei Toliman. Elevate mostra un ottimo livello di ispirazione, che si esprime in tanti spunti di qualità e in un buon numero di canzoni che spiccano. Per esempio, si possono citare Crows and Cranes, divisa tra una parte principale misteriosa, a tratti espansa, e una più aperta e catturante in un ottimo contrasto, o Wind of Pain, piena di sentimento seppur non manchino potenza e tecnicismi. O ancora, la bontà del gruppo è evidente anche in Hyper Ballad, cover di Bjork, che i Toliman portano molto bene nel loro genere, facendola propria, e in Aurora Borealis, suite conclusiva, sognante e atmosferica, lungo tutti i suoi quasi 8 minuti. Tuttavia i picchi più alti di Elevate sono Ablaze e 5am. Con una struttura non troppo complicata e un ritornello catchy non in senso classico ma di gran impatto, la prima si lascia ricordare con gran facilità. La seconda invece è una ballata con solo la chitarra acustica e la voce di Urso, che riesce a dare una grandissima espressività al tutto e a emozionare in maniera autentica, da brividi. Al di là di questi brani, il resto della scaletta si lascia ascoltare bene, anche al netto di qualche caduta di stile e di qualche pezzo più anonimo. Piuttosto la vera pecca dei Toliman è il non riuscire a scavalcare il limite tra la bontà e la vera eccellenza. Purtroppo non lo fanno neppure le tracce migliori, ma sembra più che altro un peccato di gioventù. Elevate rimane un esordio molto interessante e di qualità, che i fan del prog metal potranno apprezzare. E quel che è meglio, si rivela essere molto promettente, con i milanesi che sembrano avere margini di miglioramento davvero ampi. Che poi riescano a sfruttarli o meno, solo il tempo lo dirà. Per ora però i Toliman sono ampiamente promossi. Voto Heavy Metal Even 80 sul massimo di 100. Per questa settimana è tutto. Se ti abbiamo interessato ai milanesi, dicelo nei commenti, oltre a mettere like e condividere. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al canale e a cliccare la campanella di avvisi per non perdere neppure uno dei nuovi video pubblicati ogni settimana. Puoi infine trovarci su Facebook, Instagram e Pinterest. Al solito, i link sono in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!